La maggior parte delle persone butta i risparmi di una vita in start-up innovative che hanno un tasso di fallimento del 90%. Se vuoi la vera libertà finanziaria, non devi cercare l'idea geniale, devi investire nei business brutti, business noiosi, polverosi, quei business che tu non pubblicheresti mai su Instagram, ma che sono una vera miniera di ricchezza e di rendita finanziaria e hanno tassi di sopravvivenza pari al 95%. Oggi analizziamo 3 macchine da soldi reali che producono cassa ogni giorno e puoi automatizzare. Andiamo a vederli insieme. Sono Teresa Messina, ho una laurea in economia e un master in controllo di gestione alla Bocconi di Milano e oggi ti mostrerò i numeri di questi 3 business, il rientro dell'investimento e i rischi reali. E no, non serve essere un genio, serve solo saper interpretare i numeri e saper leggere i dati che i sognatori ignorano. Resta con me perché il terzo business di cui parleremo oggi è quello che ha il più alto margine per ora lavorata che abbia mai analizzato. La lavanderia a gettoni automatizzata. Tutti penseranno: ma chi ci va in una lavanderia a gettoni? Abbiamo tutti una lavatrice a casa, ma vi posso dire che non è così. Il costo per asciugare o per lavare un piumone in casa è superiore del 30% rispetto a quello che pagheresti in una lavanderia a gettoni. Allora, la lavanderia a gettoni, lei considera questo investimento un buon investimento che ha fatto o un cattivo investimento? Penso di aver fatto un buon investimento, ma non per me, per i miei eredi. Allora, è un'attività che è veramente automatizzata oppure ha bisogno di dipendenti? Cioè dire, è automatizzata, però se c'è una persona sul posto è tutta un'altra cosa. È meglio. E a gettoni sempre di persone. Quante macchine ha messo qui? Ma dentro ci sono 5 macchine, compresa quella degli animali. Quindi abbiamo 4 lavatrici, 2 da 8 kg, 2 E da 2 da 15 10 kg più quella da 10 kg, separatamente Quindi per i vostri animali, perfetto. E poi abbiamo 4 asciugatrici. 4 asciugatrici. Parliamo di quello che pensano tutti, dicono: ma la lavatrice a gettoni, la lavanderia a gettoni, ma chi ci va nelle lavanderie a gettoni? Tutti abbiamo la lavatrice e non è così. Non è così, deve mantenere molta pulizia, perché se non c'è pulizia non si va. Sono d'accordo. Sempre pulito così deve essere. In una lavanderia non avere pulizia è quasi un controsenso, no? Spese ci sono, perché qua funziona sia a elettricità che a gas. Ci sono le lavatrici a elettricità, mentre le asciugatrici sono a gas. E c'è un costo. Però se si lavora bene, il costo viene superato. Parliamo quindi delle lavanderie a gettoni. L'investimento iniziale, se vuoi partire dal piccolo, potrebbe essere intorno ai 50-70 mila euro per inserire 2 lavatrici, magari una da 8 e una da 15, e 2 asciugatrici. Ha un utile netto che si aggira tra il 25% e il 35% del fatturato. Parliamo quindi circa di 2.500 euro di cassa netta al mese e puoi renderlo quasi totalmente automatizzato. Per ottenere questi numeri di cui abbiamo parlato basta considerare 25 cicli al giorno, che in un bacino di utenza di 15.000 persone è un dato prudenziale. La scusa tipica di molte persone è la preoccupazione del vandalismo, però i dati assicurativi dicono altro. Il vandalismo in questo settore incide per uno 0,4%, quindi con una buona assicurazione mensile potete evitare il rischio o comunque questo ostacolo all'entrata per questo nuovo business. Questa è matematica, non è fortuna. Se voi fate un'analisi attenta dei numeri aziendali, potete creare un business, un'attività profittevole che possa essere automatizzata quasi totalmente e potete crearvi una rendita mensile di circa 2.000-3.000 euro al mese. Approfondiamo meglio i numeri. In una lavanderia quasi la totalità delle persone non lava e basta, ma lava e asciuga direttamente i panni all'interno della lavanderia a gettoni. Consideriamo un prezzo medio di lavaggio di 5 euro e un'asciugatura che va dai 3 ai 5 euro in base alla quantità dei capi da asciugare. Valutiamo una spesa media di 10 euro a persona.
Significa che ogni cliente che entra all'interno della tua lavanderia consideriamo che spenda 10 euro, quindi il fatturato per cliente è 10 euro. Se hai 25 clienti che spendono solo per lavaggio e asciugatura, avrai totalizzato 250 euro al giorno. Ma molto spesso non ci sono solo questi clienti che fanno i cicli normali, ci sono i clienti che vanno a fare dei cicli speciali, per esempio un lavaggio nella lavatrice, quella con capienza più grande, o l'asciugatura di piumoni, e questo comporta comunque una spesa media che si alza fino a 25 euro a persona. Ma facciamo un'analisi prudenziale, quella dei 250 euro al giorno, considerando anche i festivi, perché la lavanderia a gettoni non chiude mai. Abbiamo un fatturato mensile di 7.500 euro. Questi 7.500 euro sono un fatturato lordo. Poi possiamo magari aggiungere delle vending machine, quindi distributori automatici sia di bibite o di snack, oppure anche di prodotti specifici per il lavaggio, e quindi si può arrotondare questo dato aggiungendo circa un fatturato dai 200 ai 500 euro mensili. Consideriamo che arriviamo a un fatturato lordo di 8.000 euro al mese. Consideriamo che l'utile sia il 28%, mettiamoci praticamente in una situazione mediana, né 25 né 30, di cui abbiamo parlato prima. Questa lavanderia, con un investimento che possiamo considerare minimo, ha una rendita mensile di 2.100 euro. È una rendita che potete avere per voi e per le vostre generazioni, come avete visto dall'intervista al proprietario della lavanderia a gettoni automatica in un piccolo centro cittadino. Adesso passiamo alla seconda tipologia di business, che è la mia preferita, l'affitto di box, o comunemente chiamato come deposito. Affitti spazio a chi ha troppa roba. Le case costano troppo adesso al metro quadrato, per cui è più conveniente affittare un box dove poter conservare la tua roba a 50 o 100 euro al mese, anziché permetterti una casa più grande o addirittura cercare una casa che abbia una cantina, che spesso non ha. Considera se hai un vecchio capannone e cominci a suddividerlo in piccoli box da 4 metri quadrati, 10 metri quadrati, diverse metrature e diverse dimensioni. Quindi un vecchio capannone può rendere dai 20 ai 25 euro al metro quadrato. È un business a marginalità crescente. Ogni nuovo box affittato non aumenta i costi, perché i costi sono tutti fissi, quindi ogni box in più affittato è tutto utile che ti entra in tasca. È un business molto diverso dal primo, quello della lavanderia, perché si basa su una rendita immobiliare pura. Analizziamo adesso il caso di un vecchio capannone che è stato riqualificato e sistemato per fare appunto questa attività. L'attività di affitto box. Immaginiamo un capannone di 500 metri quadrati. Non potrai mai affittare tutti a 500 metri quadrati perché dovrai appunto fare le divisioni. Devi creare un corridoio e poi i vari box e l'accesso ai vari box, che sia comunque un accesso facilitato per permettere ai clienti di passare sia con mobili ingombranti sia con carrelli per trasportare appunto la propria roba fino ai loro garage. Solitamente si calcola un 70% della superficie totale, quindi se calcoliamo che sono 500 metri quadrati, la superficie che si può affittare affittabile saranno 350 metri quadrati. Il segreto per questa attività è quello di creare dei box a misure diverse, dimensioni diverse, perché quello più piccolo lo potrai vendere a un prezzo maggiore al metro quadrato. Per esempio un box da 2 metri quadrati, in base anche alla localizzazione, lo potrai affittare anche a 60 euro al mese, quindi questo varrebbe 30 euro al metro quadrato. Un box da 10 metri quadrati lo puoi affittare massimo a 150 euro al mese, quindi in questo caso si dimezzerebbe l'importo dall'affitto al metro quadrato, sono 15 euro al metro quadrato. Se riusciamo a mantenere questa media di 22 euro mensili al metro quadrato, avremo così un incasso lordo mensile di 7.700 euro. Se affittassi lo stesso capannone a un'azienda per esempio di logistica o a una piccola industria, potrei ottenere massimo 5-6 euro al metro quadrato, quindi potrebbe pagarmi dai 2.500 ai 3.000 euro al mese. Frazionandolo però triplichi il valore. E questo è il motivo, perché intanto risolvi un problema
che molte famiglie hanno, sia degli spazi piccoli, quindi microcase, sia quando devono affrontare traslochi o si trasferiscono in altri posti e hanno bisogno temporaneamente di un magazzino o di un garage. La flessibilità, perché i contratti sono mensili, quindi c'è una bassa barriera all'ingresso per i clienti che magari non vogliono affittare per tutto l'anno, ma solo per un paio di mesi o un semestre, o comunque hanno la flessibilità di annullare o meno l'affitto. A differenza della lavanderia, questa tipologia di business ha dei costi di gestione veramente bassissimi. I costi fissi sono appunto la luce, quindi LED che inserirai, e il sistema di videosorveglianza, l'assicurazione dei locali e un software di accesso automatizzato, in modo tale che tu non dovrai lavorare all'interno, ma ci saranno dei codici o comunque delle automazioni che permetteranno ai clienti di accedere automaticamente senza la tua presenza. I costi variabili sono nulli, perché se tu affitti 2 garage o ne affitti 10 avrai gli stessi costi, quindi qui parliamo solo di costi fissi e sono pure molto bassi. In questo settore l'utile può superare il 60% una volta che la struttura è a regime, per esempio hai già affittato circa l'80% degli spazi e di box disponibili. Su 7.700 euro di incasso che abbiamo ipotizzato potresti avere massimo 2.000 euro di costi mensili, quindi ti resterebbero circa come utile netto 5.700 euro, senza lavorare un'ora della tua giornata. Quali sono i vantaggi rispetto alla lavanderia? C'è molta meno manutenzione, puoi gestire automaticamente da remoto, quindi controllando le telecamere di videosorveglianza o mandando i codici per accedere per esempio al box. Il rischio morosità è quasi nullo, perché se il cliente non paga, dopo un certo periodo di tempo specificato a livello contrattuale, puoi sia bloccare l'accesso che liberare il box o il garage, il deposito del cliente. Il punto critico qui è l'investimento iniziale, che per la lavanderia era molto più basso, circa 60.000 euro, mentre qui abbiamo dei costi più alti perché bisogna sistemare e dividere il capannone con moduli per avere più box disponibili e fare un sistema di illuminazione e di sicurezza adeguato. Dividere un capannone in box sicuri, ignifughi, con un sistema di allarme e un sistema di illuminazione fatto bene, può costare dai 150 fino ai 300 euro al metro quadrato, quindi per un capannone di 500 metri quadrati parliamo di una cifra che si aggira dai 75.000 euro fino ai 150.000 euro. Ti sto dando tutti questi numeri perché voglio che tu capisca che il business non è fatto solo di scommesse o di fortuna, ma di analisi. Se vuoi imparare a calcolare questi margini non solo in queste attività, ma anche nella tua attività, nella tua impresa, o se hai un'altra idea di business e vuoi imparare bene come analizzare i numeri, l'investimento e il rendimento, trovi tutto nel mio protocollo impresa. Il protocollo che io utilizzo e i modelli, i file in Excel e le analisi che faccio di tutte le aziende delle PMI italiane verranno inserite all'interno del corso. Un business profittevole è l'autolavaggio, il self-service. In Italia l'auto è uno status symbol e abbiamo il parco macchine più vecchio d'Europa, quindi per farla durare di più l'auto gli italiani la lavano spesso. Il margine è un margine molto alto perché i costi veramente sostenuti in un autolavaggio sono minimi, non hai bisogno di personale e paghi solo l'acqua e il sapone e la cera per il lavaggio dell'auto, quindi hai un margine pressoché pari al 70%. Un'obiezione potrebbe essere: e se piove, se sono in un luogo dove piove spesso? Considera che i 3 giorni successivi al maltempo o comunque alla pioggia sono quelli che ti fanno completare la settimana in profitto, quindi che ti danno una rendita ancora più alta perché recuperi i giorni di maltempo con i giorni successivi. La tua protezione contro la concorrenza più facile, la barriera all'ingresso è abbastanza alta perché c'è una burocrazia particolare da seguire per lo smaltimento delle acque reflue, una burocrazia che bisogna seguire secondo il testo unico ambientale per gli scarichi derivanti dall'attività. Se sei a norma hai creato un bancomat che ti genera soldi senza che tu debba essere presente, quindi un bancomat automatico. Ma ora passiamo al business più profittevole in assoluto,
Il terzo business, l'autolavaggio self-service, aperto 24 ore al giorno. L'autolavaggio è un business di puro volume. A differenza di quello che abbiamo visto prima, quindi del garage, dove l'affitto è fisso, qui guadagni ogni volta che un utente schiaccia il bottone per lavare la propria auto. Analizziamo i numeri e consideriamo una struttura da 3 piste. Questo business ha un margine del 70%. Il costo per erogare il servizio è bassissimo. Per ogni gettone che viene inserito nella macchinetta self-service, il tuo costo è di circa 30 centesimi, quindi avrai il 70%, 0,70 centesimi di utile per ogni gettone da €1. Questo è uno dei margini più alti al mondo dei servizi, perché il lavoro lo fa il cliente e il prodotto, l'acqua quindi, ha un costo industriale molto contenuto. Facciamo la simulazione di incasso di un autolavaggio automatico 24 ore con 3 piste di lavaggio e 2 postazioni aspirapolvere. Ogni auto consuma all'incirca, su per giù in media, 5 gettoni, quindi €5. Consideriamo un'affluenza giornaliera, però la facciamo come media annuale, ipotizziamo 30 auto al giorno, che è un dato prudente in un autolavaggio ben posizionato. Quindi l'incasso giornaliero medio sarà di €150. L'incasso mensile quindi €4.500. Consideriamo anche dei servizi extra che potrebbero essere le aspirapolveri o dei distributori magari di profumi, di panni che possono essere inseriti all'interno della struttura. Valutiamo che c'è un incasso, un aumento di fatturato del 20% con questi servizi accessori. Arriviamo quindi a un fatturato mensile lordo di €5.400. Certo, è vero che ci saranno dei giorni di pioggia, ma è anche vero che statisticamente è stato provato che dopo la pioggia e quindi il maltempo, i 3 giorni successivi riescono a compensare il fatturato dell'intera settimana. Bilancia quindi perfettamente la media mensile. L'ostacolo più grande all'ingresso per questa attività è la burocrazia, perché aprire un autolavaggio non è come aprire un negozio di vestiti. Hai bisogno dell'autorizzazione unica ambientale e non è facilissimo da ottenere. Però questo può rappresentare una barriera all'ingresso per te, ma anche un vantaggio. Una volta che hai tutti i permessi e sei in regola, per un altro concorrente entrare sarà anche per lui una barriera all'ingresso. Un altro concorrente quindi non può aprire accanto a te dall'oggi al domani. Quindi questa barriera burocratica all'ingresso protegge il tuo investimento. L'autolavaggio è un vero e proprio bancomat, perché lavora 24 ore al giorno anche senza la tua presenza. Non hai bisogno di dipendenti o di personale se non quelli che facciano una piccola manutenzione o la pulizia dell'impianto e della stazione, ed è un business con un'alta resilienza. Anche in tempi di crisi le persone curano l'auto anche per non doverla cambiare, proteggendo quindi la carrozzeria dallo sporco e dall'usura. Non serve essere a New York o in una grande città per crearti una rendita da questa attività. Anche in un piccolo comune italiano riuscirai ad avere un ritorno dell'investimento importante. Anzi, in un piccolo comune i tuoi costi fissi si abbasseranno notevolmente, soprattutto per l'affitto dei locali oppure dello spazio per creare l'autolavaggio. Ma attenzione, se devi andare tu a pulire i filtri, a cambiare i gettoni e a fare la manutenzione ordinaria, non sei un imprenditore, sei solo il dipendente della tua stessa stazione automatizzata. Quindi quello che devi fare è automatizzare i processi e creare valore senza la tua presenza. Devi creare procedure scritte, manuali così chiari che permettono a chiunque di gestire la tua attività. Solo così questi business che sono apparentemente brutti ti possono rendere libero. Quindi se vuoi smettere di scambiare il tuo tempo per denaro e vuoi iniziare a costruire asset reali che senza la tua presenza hanno comunque un valore, clicca subito su Protocollo Impresa e troverai una community di imprenditori e il corso fatto apposta per te. Trovi il link nel primo commento e in descrizione a questo video. Smetti di essere il dipendente, ovvero l'ingranaggio della tua impresa, e diventa il vero leader. Ora scrivimi nei commenti quale di questi 3 business potrebbe essere avviato nella tua città o nel comune dove abiti e quale credi possa essere più profittevole per te. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare le notifiche per vedere altri video come questi e ci vediamo la prossima settimana.